Benvenuti su TechBeam, guardate cosa abbiamo oggi. Abbiamo la mitica serie Pioneer Component, serie di inizio anni 80, in questo caso l'82. Questa serie è famosissima perché ha introdotto per la prima volta un sistema di comunicazione tra appunto due componenti. In questo caso abbiamo la sorgente KX23 con il mitico amplificatore GM4. Quindi si chiama così perché c'era un protocollo che consentiva la comunicazione tra più dispositivi, tra più componenti. Quindi andiamo innanzitutto a vedere come avveniva la comunicazione, quindi andiamo a vedere un attimo la parte della connettività. Vediamo velocemente la parte delle connessioni. Quindi abbiamo l'autoradio sopra e l'amplificatore sotto, ok? Quindi è molto semplice, l'autoradio ha il positivo fisso da collegare alla batteria più 12, ok? Ha il remote, questo cavo blu, e la presa d'antenna. Non ha, quindi, come vedete, non ha il negativo, e poi ovviamente ha il connettore component per collegare l'amplificatore. Mentre l'amplificatore ha, vedete, questo cavo rosso che va collegato al remote, ok? Quindi fa accendere l'amplificatore solo quando lo stereo si accende, va bene? Poi ha le due uscite per gli altoparlanti stereo, L sinistra, left, R right, ok? E ha il negativo. Quindi cosa significa? Che il negativo viene passato allo stereo attraverso questo cavo, ok? Quindi è stato fatto in modo da semplificare le connessioni. Ovviamente anche l'amplificatore ha la presa component femmina, mentre l'autoradio presa component maschio. Ok? Quindi tutto abbastanza semplice, la parte della connettività è a prova di errore. Ok, andiamo a vedere anche la parte funzionalità. Ok, dopo aver visto la parte della connettività, andiamo un po' a spiegare cosa rappresentava questa sorgente all'epoca. Stiamo parlando inizio anni 80, questa è stata prodotta nell'82, quindi pensate, inizio anni 80, una sorgente che ha introdotto per la prima volta il controllo digitale, la memorizzazione digitale delle frequenze. Questa era una funzionalità davvero avanzata per l'epoca. Aveva il Dolby sulla cassetta, quindi era in grado di comunicare con l'amplificatore. Insomma, era una serie davvero avanzata per l'epoca, infatti ebbe un successo enorme, ancora adesso è molto ricercata. Pensate, all'incirca 44 anni ed è in ottime condizioni, si sente ancora benissimo, a testimonianza, no, dell'ottima qualità di costruzione dell'epoca. Ok, andiamo a vedere un po' come funziona. Innanzitutto l'accensione attraverso questo tasto, adesso è già accesa, la spengo. Come potete vedere comunica con l'amplificatore e spegne in automatico l'amplificatore, ok? Quando lo accendiamo si accende sia l'autoradio che l'amplificatore. Il tasto del volume era in multifunzione, quindi oltre ad accendere e spegnerla e abbassare ed alzare il volume, se estratto permetteva di effettuare anche il balance sinistra-destra. Ok, sinistra, destra. Poi c'è questa ghiera sul retro che va a regolare le frequenze alte, questi si alzano e questi si abbassano, mentre questa ghiera qui permette di regolare i bassi, così togliamo i bassi, così li alziamo. Poi con questo tasto qui è possibile memorizzare le stazioni. Ad esempio, se vogliamo memorizzare
una nuova stazione. Ok, teniamo premuto il tasto memory e in questo caso il tasto. Ok, quindi ripremendo qui ritorna alla stazione che abbiamo memorizzato. Okay? Poi passiamo a quest'altra parte, questa ghiera per ovviamente cambiare frequenza. Poi abbiamo questa ghiera posteriore che permette di cambiare queste tre modalità, quindi passa da stereo a sistema di ricezione automatica a mono. Che cos'è questo sistema di ricezione automatica? Questo va a cambiare la sensibilità per evitare di far sintonizzare l'autoradio, le radio FM più disturbate. Fatto viaggiare con la memoria, in questo caso. Ok, facciamo, vedete? Se attivo abbiamo questa radio che si sente sottofondo, ma un po' disturbata. Ok, se attiviamo questa funzione, sentite che non viene esclusa questa radio. Mentre nell'ultimo step viene attivata solamente il mono. Quindi torniamo sul stereo. Mentre da questo tasto qui è possibile cambiare da FM, onde medie e onde corte. Onde medie e onde corte. Ovviamente in Italia e in Europa non sono più attive e quindi torniamo sulla parte FM. Poi abbiamo questi altri tre tasti qui. Questo attiva il Dolby. Questo attiva la equalizzazione dedicata per le cassette al cromo. E questo attiva Local, che consente di cambiare la sensibilità sulla parte FM, ok? Quindi radio locali. Poi abbiamo questo controllo qui, praticamente quando inserite una cassetta, così andiamo avanti, da qui si sgancia e così andiamo indietro. Non posso inserire una cassetta perché purtroppo c'è una cinghia da cambiare, la radio, diciamo, la cassetta funziona correttamente, ma provoca, come potete vedere, si incastra il nastro all'interno, quindi bisogna cambiare la cinghia. Ok, queste erano le funzioni principali di questa mitica autoradio. Ancora adesso sono molto ricercate perché sono diventate ancora più rare. Oltre alle caratteristiche che vi ho descritto, comunque era un passo avanti per quanto riguarda la qualità audio. Questo amplificatore, questo GM4, era stereo e aveva 16 watt continui di potenza per canale, che all'epoca avere quindi un sistema integrato in grado di erogare 16 watt era già tanto, ok? Di solito le autoradio dell'epoca avevano 4-5 watt effettivi all'epoca, ok? Quindi era davvero una svolta per tutte le funzionalità che vi ho elencato, per la qualità audio, per la qualità costruttiva. Anche adesso per questo sono molto ricercate. Vi lascio qualche secondo di canzone e vi saluto. Saluto da techbeam.com. Trieste.